pilastri su cui si fonda l'italianità: non leggere, evadere le tasse. Esatto. Se leggi quasi ti senti in difficoltà. Tutto va male, c'è la crisi economica, c'è il precariato. Sono 43 anni. Quando è che si diventa uomo? Insomma, mi hai fatto sentire vecchio, devo dire. Veramente è una brutta sensazione. Questo era il mio obiettivo. Siamo un po' tutti rincoglioniti da quel punto di vista, nel senso. Ciao a tutti, sono con il mitico Marco Cappelli di Storia d'Italia. E siamo a casa mia, quindi insomma proprio sul luogo del delitto in questo caso. È veramente un onore avere Davide qui con me, insomma finalmente ci siamo incontrati dal vivo. Un onore mio avere il creatore del migliore podcast di storia italiana che esiste, nonché il più grande credo, a parte quello di Barbero. Barbero è insuperabile. Andatelo ad ascoltare. Però siamo qui per parlare di un tema interessante, ovvero della differenza tra le nostre epoche. Adesso qui già mi fai sentire vecchio. Sì. Questa cosa già mi dà fastidio. Però ha tirato fuori questa cosa, parliamo delle differenze delle epoche e questa cosa mi fa soffrire. Però è vero che nonostante noi ci portiamo quanti anni? Io ne ho 43, tu ne hai? 28. Quindi sono solo 15 anni di differenza. Eppure sono 15 anni chiave, perché in un certo senso la differenza tra l'analogico e il digitale è la differenza tra, diciamo, il mondo antico cresciuto in continuità rispetto a quello della rivoluzione industriale e il mondo digitale moderno. Quindi sono quei 15 anni che contano, secondo me. Poi magari è una mia impressione. Per alcune cose, perché per altre cose l'Italia non cambia mai, Vero, come vedremo. Ma vero. direi di andare nello specifico. Specifichiamo, parliamo degli anni 90, in cui io ero un adolescente, versus gli anni 2000-2010, in cui eri adolescente tu, in un certo senso. Ah, perché non lo sono più? Pensavo di avere 17 anni. No, sei un adulto. Non ti puoi far chiamare più ragazzo. Ecco, una peculiarità in Italia è che si continua a chiamare ragazzo fino a 40 anni. Qualcuno osa dire ragazzo anche oltre 40, cosa che è assolutamente inconcepibile. Tu non ti senti un ragazzo. No, ma sono 43 anni. Quando è che si diventa uomo? Insomma. In Italia, quando vai in pensione sei un uomo. Bene, la prima differenza grande secondo me è internet, perché nella tua epoca, ai tuoi tempi, internet non c'era, direi. No, non Poi c'era. Dipende cosa intendiamo con... Ovviamente internet è stato inventato, diciamo, i primi esempi sono già a fine anni 80, però io dico non c'era perché fino a quando una tecnologia non diventa di uso comune anche per non smanettoni, mettiamola così, smanettone è quello che il nerd, diciamo, il geek, anzi più calzante geek. Diciamo, se non è uscito fuori dalla cerchia dei geek, secondo me non è una tecnologia adottata. E tendenzialmente fino alla fine delle mie superiori non si usava tantissimo internet. Qualcuno sì, ma molto poco. Parliamo di che anni, quindi? Stiamo parlando anni 95, 98, 94, 98, mettiamola così. In America non era già così, cioè in America ovviamente internet è arrivato prima, ma l'Italia, come quasi sempre, era un po' indietro, quindi da noi i primi siti internet davvero utilizzati tanto fine anni 90 e quindi sostanzialmente io sono cresciuto medie superiori senza internet, ma anche senza il cellulare in realtà, e senza prima il cellulare. di internet, no? Ancora prima di internet non avevo il cellulare, quindi il cellulare, i primissimi compagni di classe con i soldi hanno iniziato ad averlo a 17 anni, diciamo. 17, Io ho sentito anni. questa cosa, ma devi dirmi tu se è vero o no, che all'inizio i cellulari venivano visti quasi come una cosa ridicola, questi enormi cellulari, e quindi la gente che andava in spiaggia con questi cosi enormi e veniva un po' ridicolizzata. Ma non li vero? vedevi neanche. Sì, erano ridicoli e si vergognavano ad averlo in generale. Erano solo dei businessmen in viaggio di lavoro, avevano questi cosi enormi. Invece la gente comune ha iniziato ad avere i cellulari a metà anni 90. Lì l'Italia in realtà ha avuto una diffusione molto più rapida, questa è una peculiarità, molto più rapida che in altri paesi, tant'è vero che c'è stato proprio un boom, nel giro di 2 o 3 anni l'hanno preso tutti.
E però ecco, io ricordo la vita proprio senza telefono, quindi e credo di essere l'ultima generazione, insomma, io so che qualcuno che ascolta, molti che ascoltano probabilmente hanno fatto hanno avuto la stessa esperienza, ma tipo di chiamare a casa e chiedere ai genitori: c'è Marco, c'è Igor, mio amico Igor, o Antonio, e ogni volta ti rispondeva magari il padre, tu eri un po' in soggezione perché eri un ragazzino, dice no, volevo parlare con Igor se posso. E questa è una cosa che poi quando tutti hanno avuto il cellulare personale è scomparsa. Beh, però io un po' me la ricordo questa cosa, devo Hai dire, di visto? chiamare al telefono di casa di qualcuno che rispondono i genitori, c'è... Me la ricordo anch'io questa cosa. Questo ci sei arrivato. Anche perché alle elementari non avevamo tutti, anzi non avevamo il cellulare. Sì, La sì. mia generazione ha iniziato ad averlo alle medie. Adesso Sì. non so se alle elementari i bambini No, hanno tutti il beh, cellulare. in Italia tanti purtroppo sì, però al di là di questo era anche gli appuntamenti, cioè tu dici ok, ci vediamo noi a Pescara all'Elefante, una statua a forma di Abbiamo elefante. un'immagine. Se andate a Pescara troverete una statua a forma di elefante e ci vediamo all'Elefante alle 7:30 di sera. E poi tu arrivavi lì, io arrivavo sempre puntuale alle 7:30 e poi aspettavo. Chiaro. 7:45, 7:50, 7:55, sono persi, non vengono più, hanno avuto un problema, che ne so. Ma Quindi, perché io avevo questa teoria che il fatto di essere sempre connessi ci rendesse anche un po' più pigri nel rispettare gli orari prefissati. Tu mi dici che invece non è cambiata questa No, cosa. no, Come non siamo puntuali, almeno noi siamo italiani adesso, sempre- non lo eravamo neanche prima. no, esatto. Solo E che prima rimanevi lì come rimanevi un lì come un pirla. salame, esatto. No, le persone intelligenti andavano in ritardo perché dicevano tanto devo aspettare senza neanche sapere, appunto con questa cosa stressante di 20 minuti. Immaginate 20 minuti, non avete il cellulare da guardare, da scrollare e vedere che cosa. State lì così e aspettate per E ti 20 potevi minuti. anche annoiare, cosa che adesso non È impossibile, non esiste più. no? Ti potevi annoiare, stavi lì, pensavi, dici che cosa. Pensavo tanto, infatti, in questi. Invece, ecco, questa è una cosa che mi manca adesso di. Invece, Pensare, no. sì, beh, anche. Ma no, veramente di non avere più il tempo vuoto, il vuoto completo. Quello, secondo me, è importante. Mhm. E in effetti è una cosa che, ovviamente, il vuoto completo pneumatico, secondo me, ormai non esiste più, Sì, praticamente. abbiamo l'horror vacui adesso. L'horror vacui. E poi c'era anche un'altra cosa. Io ho un altro ricordo di un anno in cui andammo a vivere perché stavamo facendo dei lavori in casa e andammo a vivere in una casa in affitto che non aveva il telefono. E allora io andavo al bar a telefonare agli amici. Quindi uscivo di casa, facevo tutta la strada in fondo al bar per telefonare agli amici che non mi potevano telefonare, ovviamente, perché non avevo il telefono, proprio non è che non avevo il telefono personale, non avevamo proprio il telefono per un anno, quindi queste sono cose che, ripeto, secondo me ormai è inconcepibile, ecco, insomma. E poi l'altra cosa, diciamo, di internet, io che ero un nerd di storia, in generale curioso già allora, la peculiarità lì è che io ho chiesto a mio padre se mi poteva comprare la cosa più importante per fare ricerca, l'enciclopedia. E quindi io penso di essere stato uno degli ultimi a comprare un'enciclopedia, cioè non l'ho comprata con i miei soldi, avevo 14 anni tipo, e avevo chiesto l'enciclopedia con tutti i libri perché se avevo una curiosità, e quella era la fonte agevole, diciamo, per avere le informazioni, avere una sfilza di 30 libri su tutto lo scibile umano, magari un po' datato perché tipo c'erano cose un po' vecchie, ma era la cosa migliore, più raggiungibile. O anche girare la città senza navigatore. Ah sì, quella è una cosa che... Eh, Siamo un po' tutti rincoglioniti da quel punto di vista, nel Ma senso che... ci sono persone che non hanno mai imparato, cioè io avevo dei compagni di classe veramente senza speranze che si perdevano in una città di 100.000 abitanti, quindi non stiamo parlando di una metropoli, e si perdevano regolarmente. Io no, perché giravo sempre la città, perché sono sempre stato un nerd, quindi giravo in bicicletta tutte le vie possibili e immaginabili, però ecco, ricordarsi esattamente dov'è un posto.
e come arrivarci, sapendo che a metà strada la cosa più importante, l'unico aiuto che puoi avere è fermare una persona e chiedergli se lo sa lui dove andare, insomma. Sì. Quindi questa è un'altra cosa. E di nuovo sono cose che, cioè, non stiamo parlando di 100 anni fa, stiamo Sì. parlando di No, però 25, sono cambiamenti che 20 hanno anni davvero rivoluzionato il modo in cui viviamo in pochissimo tempo. Sì, Cioè, se adesso, non so, sali su un autobus, vedi tutti col telefono. sì. È una cosa che 20 anni fa non era così. Non so cosa si faceva, se si leggeva di più, No, se si guardava al vuoto, si fissava al No, vuoto. la peculiarità era il treno. Perché io viaggiavo anche tanto in treno e i treni avevano degli scompartimenti a 6, no? E quindi tipicamente ti sedevi se eri da solo, di solito con 5 sconosciuti, 4-5 sconosciuti. Nessuno con il cellulare, al massimo con il libro, che era già considerato il libro una forma di passive aggressive, no? Per dire non mi rompere le scatole, no? Tu Esatto. apri il libro per dire non mi rompere le scatole. Quindi si parlava, mi vuoi dire? Era obbligatorio, cioè era impossibile stare in uno scompartimento in 6 e passare 5 ore a guardarsi così. E quindi si parlava sempre, cioè Per non provare l'imbarazzo. per non provare l'imbarazzo di stare in silenzio, così Capito. fermi, a guardarsi per 5 ore. Era impossibile. Praticamente dopo, alla prossima stazione, entro la stazione successiva, avevi già conosciuto tutti. E poi si sedeva, salve, buongiorno, buonasera, buon viaggio anche a lei. Ecco, questo mi manca, devo dire, mi manca tanto. Adesso è quasi... Allora, qualche volta può essere antipatico perché tutti quanti magari hanno avuto l'esperienza del viaggio in aereo in cui c'hai il vicino chiacchierone che non... a volte puoi stare anche sulle tue. Però mi manca, devo dire che era una cosa... Era un modo... Già era cambiato quando hanno tolto gli scompartimenti, hanno fatto appunto... i vagoni uniti, perché quello era come a dire ognuno sta per sé. È come quando dagli uffici passi all'ufficio comune, l'open space, no? L'open space è della serie statevi tutti zitti, non parlate. Sì, effettivamente era forse una sorta di palestra della socialità quella, perché per le persone più introverse come me, che soprattutto magari 15 anni fa ero davvero molto timido, avere questa occasione di socializzazione forzata sarebbe stato utile, mentre adesso che appunto abbiamo il telefono non c'è realmente l'occasione di appunto uscire dalla propria zona di comfort e dover parlare di qualcosa solo per evitare l'imbarazzo. Perché sei finito con una persona... Quindi rimani protetto nella tua bolla, però allo stesso tempo non sviluppi magari skill e competenze sociali utili. Ma infatti ho visto che se ne parlava di questo, che comunque si vede una differenza generazionale su alcune soft skill, alcune abilità, diciamo, di socializzazione tra le generazioni post-digitale. Perché... Io penso di essere particolarmente poco competente da questo punto di vista e penso che non abbia aiutato il fatto che la mia famiglia era molto tecnologica, nel senso che avevamo il computer a casa, sono informatici, mio fratello nerd. Quindi sei stato uno dei primi proprio. Io ho passato molto tempo a giocare o a vedere mio fratello che giocava ai videogiochi e non ho socializzato molto, no? Capisci? Quindi allora, secondo me questo non ha aiutato a sviluppare certe competenze in un'età, quella dell'adolescenza prima, in cui no, il cervello è malleabile e allora, si devo sviluppano dire, certe cose. Disclaimer, diciamo, che anch'io ho giocato tanto. Sì. Però uscivi di casa ogni però tanto. no, uscivamo anche perché a Pescara cosa vuoi fare? Insomma, diciamo, era praticamente fisso, l'appuntamento fisso in piazza il venerdì e il sabato si esce con tutti quanti, andiamo, giriamo, andiamo a mangiare qualcosa, facciamo qualcosa insieme, insomma. Però ecco, per dire che sono in quella fase di transizione, io comunque ho avuto i giochi, quindi ho avuto, te lo stavo dicendo ieri, l'Amiga 500. Nella mia generazione c'erano due tipi di giochi, il Commodore 64 e l'Amiga 500. L'Amiga 500 era un po' noi tendenzialmente la mia famiglia non era particolarmente benestante, anzi, però per qualche motivo mi hanno dato invece la versione deluxe del gioco, perché il Commodore 64 era un pochino più poverino. E l'Amiga 500, oltre ai giochi, aveva anche qualche piccolo software per fare i calcoli o per scrivere. Quindi era una specie di proto PC, ecco. Ma io non ho in realtà avuto il PC fino a università inoltrata.
E in io invece ritardo. ce l'avevo già, nonostante io avessi 6-7 anni, io lo so. sono cresciuto avendo un computer in casa e non ce l'ho mai... No, avevamo il computer di casa, no? Diciamo da quando avevo 17-18 anni in poi. Però era il computer di casa, quindi dove chiunque doveva litigarsi Ok. l'ora di computer. No, adesso Capito. poi mio padre ci lavorava, quindi insomma Certo. era difficile conquistarsi la propria ora di utilizzo. Se vi stanno piacendo questi discorsi, probabilmente vi piacerà il corso che abbiamo creato e stiamo creando io e Marco, che si chiama Dentro l'Italia in italiano. Esatto, in cui parliamo appunto dell'Italia contemporanea, non dell'Italia della cartolina da turismo, ma dell'Italia che vivono gli italiani di oggi. Quindi sia in un certo senso una parte, diciamo un terzo delle lezioni sono di storia contemporanea, quindi per capire l'Italia di oggi, come nel primissimo video del corso che è disponibile per tutti, il miracolo economico, per capire l'Italia di oggi bisogna capire cos'è il miracolo economico degli anni 50 e 60. Ma poi abbiamo anche una parte, appunto, come abbiamo discusso oggi, in un certo senso di società italiana, questioni della società italiana, quali sono i problemi, quali sono anche le peculiarità della cultura italiana, monumenti meno conosciuti ma comunque interessanti da visitare, cosa differenzia le varie regioni tra di loro e altre cose che vi descrivono l'Italia com'è oggi. E Esatto. al di là degli stereotipi. Al di là degli stereotipi, questa è l'idea originaria del corso, no? Cercare di andare al di là dell'immagine da cartolina dell'Italia o da TikTok, come mi piace chiamarla, di Italia perfetta, Italia instagrammabile, aperitivo, spritz alle 5 Terre, eccetera. L'Italia è molto altro, anche questo, ma non solo. Però sì, come diceva Marco, è un corso di lingua in realtà, quindi questi sono i contenuti scritti dall'abile penna o tastiera di Marco, però in realtà c'è poi anche tutta una struttura linguistica, approfondimenti di grammatica, lessicali, esercizi, flashcards, una comunità per i nostri studenti dove possono scrivere, cimentarsi in sfide grammaticali, eccetera. Quindi tante cose che abbiamo costruito. L'unica cosa è che al momento non potete acquistarlo, ma potete iscrivervi alla lista d'attesa dove vi comunicheremo quando riapriranno le iscrizioni del corso. Quindi questo è quanto. Speriamo che vi iscriviate alla lista e vedrete che avrete un'opportunità di conoscere dei contenuti molto interessanti. Ecco, insomma. Senti, parlando invece di altre cose che ci siamo segnati, la televisione, la TV. Sì, ecco, Secondo questa è me la cosa negativa. Secondo me è una cosa che non è cambiata molto. Forse è cambiata dopo la mia generazione, perché anche la mia generazione, tutti i miei compagni, fino ancora alle superiori, Sì. erano molto teledipendenti. E credo che anche la tua generazione fosse uguale. Assolutamente. A casa mia un po' meno, ma proprio perché i miei genitori odiavano vedermi di fronte alla televisione, quindi non sono mai andato oltre l'ora giornaliera, ora, un'ora e mezza, ma io avevo compagni di classe che passavano tutto il pomeriggio. Proprio in Italia si va a scuola solo la mattina, e quindi loro tornavano a casa per il pranzo e dopo pranzo tutto il pomeriggio, tranne il periodo di studio, era per la televisione, a meno che non si uscisse, insomma, di casa, insomma. Sì. E quindi questo era molto, secondo me, è diminuito a favore di altre forme digitali, Di abuso. che però sono più interattive. Cioè la televisione è veramente un sedersi di fronte a una cosa che ti vomita addosso dei contenuti e Non dici che è così diverso Instagram, TikTok, cioè sono Ma un po' contenuti TikTok vomitanti. spesso sì, lo guardi, ma spesso ti viene voglia di farlo, allora devi attivare l'ingegno di creare un contenuto. La televisione non crei niente, tu sei solo ricevi qualcosa. Però secondo me tanti sono passivi anche sui... È vero che sì, creiamo anche, però la maggior parte del tempo consumiamo passivamente, secondo me. È vero, però io... Che noi siamo creatori, quindi vedi, Sì. noi siamo speciali, tu pensi che tutti siano come noi? No, lo so, ma da questo punto di vista sono positivo. Secondo me l'evoluzione è positiva. Era anche troppo concentrato. Per esempio in Italia era possibile
controllare. Siccome la stragrande gli italiani, una brutta cosa da dire sull'Italia è che siamo un popolo di scarsi lettori, diciamo pochi lettori, e quello non è cambiato. E non è cambiato, questa è una costante nel tempo. Sono i pilastri su cui si fonda l'italianità: non leggere, evadere le tasse. Esatto. E... cioè, più a sud vai, di solito io ho notato, più diventa quasi, se leggi, quasi ti senti in difficoltà. Tipo, io mi ricordo in questa intacca spiaggia... la tua mascolinità, esatto, quasi. no, ma veramente, tu stai lì, apri il libro... ti nascondi un po', non vuoi far vedere che stai leggendo. Tipo un po' quasi ti vergogni, un pochino che stai leggendo. Io sono sempre stato un grande lettore da questo punto di vista, e quindi... ecco, questa è un'altra cosa negativa, è che il tempo che ci ha preso il telefono, quindi il digitale, spesso è stato sottratto alla lettura. Sì, quello... Siccome c'erano tanti periodi morti, allora se eri un lettore negli anni 90 c'erano tanti periodi morti, e in quei periodi io mi portavo spesso lo zainetto dietro con il libro, proprio perché qualunque, sto facendo la fila, sto aspettando l'amico che fa mezz'ora di ritardo, sono sul tram o sull'autobus, qualunque altra cosa, lo utilizzo per leggere. E oggi anch'io, che amo tanto leggere, tiro fuori il cellulare, e anche quando il libro faccio fatica a tenere il cellulare in tasca, e questo lo trovo una cosa negativa. Però una cosa positiva è appunto la televisione negli anni 90 aveva un ruolo troppo grande nella cultura italiana, perché non c'erano altri media, tutto il resto era veramente secondario. I giornali non li leggeva nessuno, non li legge nessuno, meno di nessuno oggi. Adesso leggiamo i titoli di giornale sui social. Esatto, ma nessuno leggeva i giornali, nessuno leggeva i libri, qualcuno ascoltava la radio in macchina, ma di solito le canzoni, quindi non è che io ascoltavo le notizie, ma la maggior parte delle persone ascoltano le canzoni, quindi la fonte di informazione quasi universale era solo la televisione negli anni 90. Il TG. Il TG ce n'erano solo 6 in Italia. Questo può sembrare strano, perché magari negli Stati Uniti c'erano già i canali solo notizie, no? Come CNN, poi vabbè Fox, eccetera. Ma in Italia no, c'erano 6 telegiornali, anzi dirò di più, solo a metà anni 90 sono comparsi i telegiornali sulle reti di Berlusconi. Prima le reti Berlusconi non facevano neanche i telegiornali, quindi i telegiornali erano solo 3. Ed era un'ora al giorno in cui la stragrande maggioranza delle persone prendeva le notizie da quell'ora al giorno, perché stava guardando la televisione, partiva il telegiornale con suoni che conoscevamo tutti a memoria, esattamente gli stessi, e ti guardavi le notizie per mezz'ora e basta, e questa era tutto quello, tutta la fonte di informazione, ed era troppo concentrato secondo me, perché poi è stato dimostrato che bastava controllare le televisioni private e quelle pubbliche e influenzare di molto, molto l'opinione pubblica, senza entrare e quello è ancora in così, politica. perché comunque tantissime persone guardano, però è TV molto in Italia, sì, meno potente, però ha ancora comunque un potere. È forte sulla generazione precedente alla nostra. Cioè, secondo me, che è molto numerosa. Che però sappiamo è molto numerosa, perché, come abbiamo scoperto nel nostro corso, l'età media in Italia è tipo 43, la mediana, se non sbaglio. Mediana è 48 anni. 48 anni mediana, cioè ci sono altrettante persone con più di 48 che con meno di 48. In America è sotto i 40, tipo, è tipo 38, 37 adesso. In India è sotto i 30, per dare un'idea della mediana, insomma. Sì. Senti, invece parlando di come percepivamo, percezione generale, perché la mia generazione ha sempre avuto questa cosa di tutto va male, c'è la crisi economica, c'è il precariato, quindi non riusciremo ad avere lavori ben pagati, non avremo il posto fisso, che poi è il sogno dell'italiano. Sì. Quindi siamo cresciuti in questa bolla di negatività, che non è secondo me mai finita, perché ancora oggi forse il paese non si è mai del tutto ripreso, quindi se senti persone che hanno magari 10 anni meno di me, non hanno uno sguardo positivo sulle proprie prospettive future, diciamo. Ai tuoi tempi invece c'era più perché cosa mi fa sempre soffrire. Se lo chiediamo a persone che sono cresciute negli anni 60, 70 non lo so, ma 60 sicuramente c'era grande ottimismo. C'è il boom economico, ovviamente. Chiaro.
Tu che sei cresciuto invece dopo anni 80, 90. Sì, anche 80 quando ero bambino, quindi e lì non c'era nessun problema, l'Italia andava benissimo negli anni 80. Sicuramente c'è una forte discontinuità nel 92-94, che fu un periodo molto difficile per l'Italia e tutti soffrirono una forte crisi economica, molto forte, e anche una forte crisi istituzionale. Quindi quello sì, c'è stato un periodo in cui sembrava che stesse andando tutto a rotoli, cioè c'erano gli attentati, c'era la lira, la moneta di allora, che perdeva valore in continuazione rispetto al marco. Noi guardavamo sempre al marco e al dollaro. Mi ricordo sempre al telegiornale i due cambi che dicevo sempre: il cambio con il marco, quello più importante, Non te. non con me, il marco tedesco, Esatto. Deutschmark. Questa era terribile. Brutta. E il cambio con il dollaro. E quindi c'era. E poi una crisi istituzionale, perché proprio molti politici furono arrestati. È un periodo, ricercatelo, è un periodo di grave crisi dell'Italia. Però subito dopo ci furono una serie di riforme molto importanti e molte cose iniziarono all'improvviso a cambiare nel paese. Ci furono grandi privatizzazioni, grandi investimenti tipo nelle telecomunicazioni. Appunto erano nate queste grandi società che gestivano i nuovi cellulari all'improvviso. Immaginate delle società che non esistevano e il giorno dopo valevano decine e decine di miliardi, che magari per un pubblico americano può sembrare normale, ma per l'Italia, che era un paese di aziende sempre quelle, sempre uguali, era effettivamente nuovo. Questo era nuovo. E in più c'era la sensazione dell'apertura degli spazi, perché era caduto il muro di Berlino, si era sciolta l'Unione Sovietica, come aver tolto una cappa del rischio nucleare, no? Quindi si era tolto questa cosa ci sarà la guerra nucleare. Io mi ricordo quando ero bambino, quel poco che capivo degli adulti, che era una grossa preoccupazione, era la guerra nucleare, no? Tolta la guerra nucleare era un bel sollievo. E quindi gli anni 90, in un certo senso, dopo questo inizio un po' molto Turbolento. difficile, la seconda parte degli anni 90 invece molto all'insegna della positività. Immaginate che all'improvviso arriva, nel giro di pochissimi anni, tutti prendono il cellulare, si scopre internet, all'improvviso le informazioni sono disponibili a tutti, sta cambiando le cose molto rapidamente, l'economia va molto bene in tutto il mondo, si sono aperti gli spazi in un certo senso. Anche lì, io ricordo anche i media, tipo la televisione o il cinema, i film e le serie TV che si guardavano erano tutte molto positive, molto con i buoni sentimenti, tutte le cose vanno bene, andremo tutto bene. E quindi, almeno questo a posteriori, lì per lì non mi sembrava un periodo di super mega positività. Però a posteriori, guardando indietro, effettivamente c'è molto più fiducia nel ok, abbiamo avuto un periodo difficile, ma il futuro sarà migliore. Poi stava per arrivare l'euro, insomma, c'erano dei cambiamenti che sembravano andare nella direzione di un'Europa più unita, di nuove opportunità di crescita anche per il paese, derivanti appunto dall'Unione Europea, eccetera, da maggiore integrazione. Quindi questo creava delle prospettive e non c'era ancora la paura diciamo della guerra, del terrorismo molto forte. L'Italia aveva avuto una stagione terroristica, ma negli anni 70, e invece negli anni 90 il terrorismo non c'era in Italia, non c'era quello interno e non c'era neanche la paura del terrorismo esterno, diciamo. E quindi a parte le stragi di mafia, sì, inizio anni 90. Esatto, ma quello era, appunto, come ho detto, una fase che però si è conclusa. Io sto parlando del subito resto, dopo, perché poi dopo arrestarono tutti i mafiosi più importanti, quindi sembrava che anche quella cosa andasse più o meno nella direzione giusta. È come se avessi avuto un periodo di grossa crisi che ha permesso di ricostruire il paese in modo diverso. Sembrava che fosse in corso una ricostruzione in modo diverso del paese. Almeno questa era la mia sensazione, poi bisognerebbe chiedere a un panel più ampio sicuramente. Però ecco, queste sono le cose che mi vengono in mente guardando indietro. Magari qualcun altro che ha vissuto gli anni 90 potrebbe avere delle idee diverse. Certo.
Bene, dai, ti ringrazio per questa chiacchierata, molto interessante. Mi hai fatto sentire vecchio, devo dire, veramente è una brutta sensazione. Questo era il mio obiettivo. Ma ti aspetto... dicendo ai tuoi tempi com'era. Sì, ti aspetto al varco, ragazzino, ti aspetto al varco. Ai tuoi tempi, tutti. Perché questi non sono i tuoi tempi. No? Gli Anta arrivano per tutti. Anta sono i 40, 50, 60, insomma. Bene, andate ad ascoltare Storia d'Italia, che vi racconta in ordine cronologico la storia d'Italia dal IV secolo. Dal IV secolo, da Costantino in poi, esatto. Ma come se fosse oggi, quindi non come una cosa, ma come se stessimo parlando dei tempi moderni. E noi ci vediamo nel prossimo video, andate a dare un'occhiata alla lista d'attesa e al nostro corso. Grazie. A presto, ciao.